Ogni volta che entriamo in un nuovo paese, per noi è come se fosse il primo giorno del nostro viaggio intorno al mondo. E così succede anche ogni volta che cambiamo città o paesino per andare ad esplorarne un altro. Lasciato Montevideo, per noi è il momento di visitare la costa e così, dopo circa 5 ore di bus, giungiamo a Punta del Diablo, a poche ore dal confine con il Brasile. La costa uruguaiana offre tante mete dove poter rilassarsi e godersi il mare. Ogni luogo ha un'anima e noi decidiamo di saltare a piè pari Punta dell'Est. Ci è stata descritta come una meta molto turistica e molto frequentata, soprattutto in questo periodo di vacanze estive qui in Uruguay. Scegliamo quindi di visitare 2 piccoli paesi che si affacciano sul mare e che hanno davvero un carattere unico. Punta del Diablo è un piccolo villaggio che una volta era abitato solo da pescatori. Ora è divenuta una meta frequentata soprattutto da coloro che cercano un angolo di tranquillità. Qui non esistono hotel, ma solo sistemazioni in ostelli, campeggi, guest house o piccole casette che affittano per la stagione. Rimaniamo solo pochi giorni qui in questo paesino, ma capiamo fin da subito che qui l'aria che si respira è davvero molto rilassata. La musica dal vivo che esce dai locali, le bancarelle di artigianato presenti nel piccolo centro e l'atmosfera da viva la vida. Ci sono diverse spiagge qui a Punta del Diablo, ma noi decidiamo di visitarne una meno frequentata, che è sulla strada di ritorno per giungere alla nostra guest house. Prima però ci fermiamo a mangiare una pizza. Sarà almeno un mese che non ne mangio una. Andiamo, Rebecca. Vai, amore. Papà! Via le ciabatte. È bella freschina la sabbia. Abbiamo visto i costi delle casette. $30.000, una casettina di 50 metri quadri. In realtà è poco rispetto a quello per cui l'affittano. Qui il minimo che si possa trovare è $40 a notte. Questo è il motivo per cui ci stiamo solo 2 notti.
Le spiagge qui sono tutte pubbliche, non esistono le concessioni balneari e sono sempre presenti dalla mattina alla sera degli assistenti bagnanti. Passiamo alcune ore qui in spiaggia e ci prepariamo a ripartire. Domani mattina un bus in partenza dalla piccola stazione di Punta del Diablo ci porterà in poche ore alla Pedrera, un'altra piccola perla uruguaiana. Prosegue il nostro tour in Uruguay alla Pedrera. Sì, no, in realtà questa è la Praia Rubia, Punta Rubia, Praia Rubia. Punta Rubia della Pedrera. Va bene, questa qua. Esatto. Le gusta, Rebecca? A me sì. Molto selvaggio, molto hippie. Molto Ci hippie. piace. Diciamo che Noi qua abbiamo una casa non c'è un piano di costruzione o di sviluppo urbanistico. Piano di costruzione, Mirko. Sì, ognuno Non costruisce siamo mica Miami. quello che è. I nostri amici dell'ostello sono abbastanza Abbiamo molta in pace con loro stessi. Come tutti gli uruguaiani d'altronde. C'è tanto vento. Oggi sì. Qui utilizzano i container, Mm? i pezzi di legno per costruire ostelli, casette. Questo vuol dire riciclare. Girano voci che qui ci sia un supermercato ed una pizzeria. Sì, è strano. Queste sono ranocchiette. Quale? Ecco il nostro amico, che si chiama... Si chiama amico cornuto per il... È vero. perché c'ha un lungo corno. Sì. Punto panoramico Carcavas. Però si vede tutto l'oceano. Che meraviglia. Io voglio anche andarci. Dove, amore? In questo oceano. Questo oceano? Sì. Ok, dopo ci andiamo, amore. Ci siamo già andati in questo. No, ieri abbiamo solo pucciato i piedini. È una finestrona gigantesca, Una amore. finestrona sul mare. Girano voci che questa cosa qui sia stata fatta 120.000 anni fa. Sia stata fatta, si sia costruita. L'oceano arrivava a 8 metri più in alto Perché 4 metri più in alto? perché c'era molta più acqua. Arrivava fin lì, amore, Esatto. l'oceano. Lì dove ci sono tutte quelle formazioni lì, vedi? Esatto. No. La parte alta Lì, di amore. queste formazioni dette Carcavas, rossastra, è formata dalla sabbia e dal limo che ha portato all'oceano 120.000 anni fa e poi se n'è andato via. E poi Perché se n'è andato, pioggia, papà? Perché si è raffreddata l'atmosfera, per cui si è congelati, sono formati ghiacciai che hanno rubato acqua all'oceano. Hai capito, amore? No. L'oceano, se fa troppo freddo, l'oceano sparisce perché diventa ghiaccio, si formano i ghiacciai. Se fa troppo caldo, l'oceano sale perché i ghiacciai si sciolgono. Capito? Come il ghiaccio che tu metti nella Coca-Cola. Ti piace, amore, questa formazione? È una bella Carcavas, vero? Non ti piace? A me sembra un po' il deserto della Tatacoa della Colombia. Andiamo a vederlo da più vicino.
Adesso andiamo a fare un giro in paese. E andiamo in paese. Oh oh oh. Questo è il centro della Pedrera, che è uguale al non centro della Pedrera. Evviva la Pedrera! Beh, la Pedrera è molto interessante. Io penso che ci sono tante cose belle da vedere e da guardare. Dove, amore? Qua? Qui. È Vedo molto molti bello il alberi. mare. Sì, molti alberi. Molti alberi, certo. Sì. E Tanta erba anche. le foglie che cadono sono bellissime. Ah, perfetto, amore. E c'è tutta la sabbia. Ah, certo, anche questo è molto bello. A me piace anche molto il mare, l'oceano. A te piace? A me sì, Ottimo, perché amore. io voglio andarci dentro per provare, è l'ultima cosa, per provare a nuotare. Ah, ottimo. Adesso nuoti senza braccioli, no? Sì, perché nell'oceano nuoto con i bracciali. Ah, certo, Nella che ci sono le onde grandi. Nella piscina faccio senza bracciali. Perfetto, amore. È così tranquillo perché ieri c'è stato il carnevale. Sì, non c'è ancora nessuno, non si è ancora svegliato nessuno. Quindi è ancora tutto chiuso. Presto, amore. Qua aprono, No? credo, da mezzogiorno in poi, alcuni addirittura dopo la siesta. Quindi dopo le 4:30. Qua si vive più di sera, di notte, amore. Quando noi dormiamo, loro si svegliano. Il centro della Pedrera è un poco più ampio rispetto a quello di Punta del Diablo. Qui ci sono piccoli negozietti di artigianato, un piccolo supermercato e diversi locali e bar. Ma prima di portarvi alla scoperta di questo paradiso uruguaiano, vogliamo darvi qualche informazione su questo piccolo paese dell'America Latina. L'Uruguay è stato il primo paese al mondo a legalizzare l'uso e la vendita della cannabis nel 2013. Anche qui è presente la tradizione del mate, così come nella sua vicina di casa, l'Argentina. In Uruguay la moneta ufficiale è il peso uruguaiano e il prelievo di denaro agli ATM del Banco della Repubblica non prevede commissioni per gli stranieri. Ovviamente bisogna essere in possesso di carte internazionali, come quelle che usiamo noi in giro per il mondo e che non prevedono commissioni di cambio valuta e di prelievo. Qui ti lasciamo il video che abbiamo fatto su questo argomento. Inoltre in Uruguay, per incentivare il turismo, pagando con la carta di credito o di debito, viene decurtata l'IVA, che qui va dal 10 al 15% in base ai prodotti che si acquistano. Questo sconto viene effettuato per l'acquisto di cibo o al ristorante. Non è invece previsto per i trasporti o per gli alloggi. L'Uruguay è senza dubbio un paese che funziona bene e noi qui ci sentiamo molto sereni e rilassati. Camminare per giungere alla spiaggia vicino al nostro ostello è davvero piacevole. Qui c'è solo sabbia, cespugli verdi e il vento. Un vento che fa sentire liberi e in pace con il mondo. Sia a Punta del Diablo che qui a La Pedrera i nostri alloggi non hanno il wifi e per noi passare dei giorni sconnessi dal mondo è davvero una splendida parentesi. Leggiamo, guardiamo il mare, passeggiamo e ci godiamo l'atmosfera e la buona onda che qui c'è. È un luogo silenzioso in cui il contatto con la natura è forte e che spinge a rimanere soli con se stessi,
e proprio per questo non è un luogo per tutti. Qui a Punta Rubbia le strade sono tutte sterrate, sono presenti solo 2 supermercati piccolini e le abitazioni sembrano costruite con le proprie mani, e questo per noi lo rende un posto davvero speciale. Ciao! Noi siamo sopra il container di dove siamo sopra. Ok. E io ho il cuscino rosa. E voi come state? Comunque quando sognavo un posto dove stare al mare, sognavo proprio il nulla e una casetta dove si potessero sentire semplicemente le onde, e credo che questo sia quello che sognavo.